Quello lì, ragazzi, è Jace della Resistenza. Questo tipo di approccio di consumo, di ospitare, di Esatto, prendere possesso, è più da voi vi ha due grandi nemici, Urgot e Singed. esatto. Io e Takai abbiamo appunto convertito un pochino Alessia a Wild Rift, perché è partita con lore, lei con Legends of Runeterra, e l'abbiamo convinta, io e Takai, a provare Wild Rift, perché appunto sappiamo che LoL su PC è molto più impegnativo a livello meccanico, di risorse. Allora, partiamo da un presupposto: tutti questi personaggi hanno a che fare con Zaun, o Zone, Mh-mh. come preferite Esatto. chiamarla, che è la versione distopica di Piltover, ovvero tecnologia avanzata ma inquinamento, degrado sociale, e ha in tema principalmente quelli che sono i composti chimici. Singed e Mundo sono entrambi personaggi corrotti da dei composti chimici. Ho scelto di parlare di Jinx perché sì, c'è nel trailer, e Terenas, questa è una speculazione di Terenas, o anzi Mh-mh. un'intuizione di Terenas, meglio specificarlo. Nel trailer, che dopo guarderemo, quello da 19 secondi, si vede chiaramente che la Jinx che si vede qua nelle immagini di Wild Rift, anche la Jinx zoomata, se ce l'hai rapida Sì, sì, puoi sì, sì, pure sì, sì. cambiarla. Questa Jinx ha gli Questa. occhi viola, ok? Esatto. La Jinx del trailer non ha gli occhi viola, ha gli occhi bluetto, d'accordo? Esatto. E si vede chiaramente nel trailer appunto un episodio di corruzione, per così dire. Terenas ha notato che per qualche frame compare una scena in cui una V molto disperata colpisce un essere, un individuo che addosso ha un casco che contiene della sostanza fucsia Sì. rosetta, che lui ha identificato come l'item il Kemptan Turbo, Mh-mh. che è un item da tank che ha un'elevatissima difesa magica, Esatto. che secondo E me per non è una chi scelta e per casuale. chi potrebbe dire non può essere anche non per forza un Chem Tank Sì, Turbo, un sì. casco, dovete andare proprio a guardare frame per frame, si vede un occhio all'interno del casco, giusto per Però parliamo appunto di quella che è Jinx. Jinx si sa abbastanza poco, se non sul fatto che è una squilibrata che brama la distruzione. In un trailer di lore, se non sbaglio, di Legends of Runeterra, si vede chiaramente che Jinx ruba un nucleo Hextech, ok? L'ex da Sì. Piltover, Sì, non sì, da sì, sì, Zone, da sì, sì. Piltover. Jinx è un tiratore, d'accordo? Sappiamo che la maggior parte delle sue armi sono autocostruite o rubate, ok? Se non sbaglio, il suo mega fucile, l'Ultimate che ha lei, che è il super mega razzo della morte, ha Mh-mh. appunto rubato la tecnologia Hextech, perché l'Hextech è questo nucleo che viene dalle rovine di Shurima, in cui sono rinchiuse le anime, com'è che si chiamano? Dei Brackern, ovvero che è la Sì. specie di cui fa parte Skarner, un jungler tank che è presente come personaggio giocabile in LoL PC. Il fatto è che la presenza di queste anime è percepibile solo a personaggi particolari, e per ora solo a il male di LoL, che è Seraphine, ma lasciamo perdere. Ho un brutto rapporto con Seraphine, e quindi c'è proprio un'incoscienza del fatto che sia senziente, questo nucleo energetico ad alta potenza, ad alta capacità, che viene usato per Esatto. la tecnologia. Camille stessa era una persona che è diventata volutamente un cyborg di alto livello tecnologico, basata sui nuclei Hextech. La maggior parte della tecnologia di Piltover e Zone è basata sull'Hextech, La mia però vecchietta. Zone usa qualcos'altro, il Chemtank. Non si sa bene cosa sia. Il Chemtank è proprio una risorsa energetica scoperta a Zone. Quindi la mia idea è stata all'inizio: se Piltover utilizza tecnologia proveniente da Shurima, Mh-mh. perché non potrebbe usarla anche da altre fonti? Il Esatto. Chemtank Turbo ha un'elevatissima difesa magica, è simile a un altro item che si chiama l'Egida del Sole, nel senso che brucia i nemici attorno a te, Mh-mh. questo è il suo effetto, ti dà difesa magica e fisica e ti permette di correre più velocemente quando vai verso un nemico. Okay. Tra parentesi, fa parte della passiva di Singed questa cosa. Ma andiamo avanti. Dà un'elevata difesa magica. In Mh. moltissimi trailer legati a Ionia, e questo ve lo spiegherò adesso perché ci arrivo, si vedono chiaramente Rakan e Xayah
combattere contro Zed, c'è proprio questo trailer, e la magia di Ionia è spesso di colore rosa, è spesso di colore fucsia, quindi la mia idea è: si tratta già di qualcosa di magico con quello che sono i cristalli Hextech nell'utilizzo della tecnologia, perché non poter usare qualcosa che proviene da Ionia? E questo è giustificato da uno degli ultimi frame del trailer su questo fantomatico personaggio misterioso coi tatuaggi sulle braccia, Esatto. che potrebbe, anche se i tatuaggi son diversi, essere ad esempio una specie di Akali, per dirla, ma questa è una cosa un po' tirata, più che Sì. altro perché anche Akali ha dei tatuaggi sulle braccia, ma ben diversi. Ma allora, tu vedi che il nostro amico Singed ha un occhietto, Verde. un occhietto simpatico, ma allo stesso tempo è calvo, ha le Sì. orecchie a sventola e ha il mento sottile. Sì. Possiamo andare a vederci il trailer lungo, quello vecchio di Sì, Arcane? molto Tieniti bene volentieri. a mente questa immagine di questo volto di Singed. Occhio furbino, Sì. viso affilato che scende a triangolo, per quanto sia coperto il naso e il volto del Singed Mh. che vediamo in Wild Rift, e gli manca il fatto che sia calvo, Sì. d'accordo? Ora, io noto già la somiglianza. Mh. Manca il fatto che appunto il Singed di Wild Rift non ha i capelli, ma un motivo c'è. Andiamo a vedere la scheda di presentazione di Singed sul sito di League of Legends. Singed è un alchimista di Zone dall'intelletto senza pari, che ha dedicato la vita ad espandere i confini della conoscenza. Nessun prezzo, neanche la sua sanità mentale, è troppo alto. C'è del metodo nella sua follia? I suoi intrugli raramente falliscono, ma, secondo molti, Singed ha perso del tutto la sua umanità, lasciandosi dietro una scia di orrore e miseria. Allora, Ok, I see what you're going for, ho capito. okay, Ho allora capito. ve lo dico, per me l'uomo che compare a 1.24 è un Mm, Singed pre-trasformazione. Questo vuol dire che ci troviamo in tempi piuttosto recenti nella linea temporale di Runeterra. Ha un occhio chiaro, il frame del titolo, e anche Singed il suo occhio non furbino, il suo occhio non splendente ce l'ha chiaro. Il fatto è che appunto l'occhio è cambiato e sembra che manchi la sua sfregiatura sul volto, ma la ulti di Singed sai cosa fa? mm, Lo cura, lo cura molto mm. e lo manda in pseudo berserk, okay, cioè Ok, gli aumenta molto le statistiche e lo cura. sì. Io credo che appunto siamo di fronte a un Singed pre-trasformazione chimica, Ok. in quel frame lì, e a meno che non sia appunto, il trailer vecchio e che quindi abbiano cambiato la timeline, ma non credo, perché appunto Zone parla di sostanze chimiche. Mundo, che viene chiamato il folle di Zone, che è una specie di Hulk però molto gore, perché è un serial killer pazzo omicida, era un essere umano che è la sua follia non deriva da una qualche tipo di trasformazione, lui era già un folle, mettiamo in chiaro questa cosa, lui è stato cresciuto in un contesto molto violento ed è diventato il mostro che è. C'è stato qualche contatto chimico ed è diventato color fucsia, Mundo, completamente fucsia. Okay, Mundo è esattamente del colore del, Chemtank Turbo, Sì. e sappiamo che è entrato in contatto con un vario mix di sostanze chimiche. Singed è un chimico, è il chimico di Zone. Non è confermato, ma potrebbe essere che lo status di Mundo sia stato creato anche da Singed. Questa è una mia supposizione. Ok. Potrebbe essere che ci troviamo in una timeline in cui appunto si trova un Singed ancora umano a livello fisico, per così dire, e questo conferma il fatto che si parli di una giovane V e una giovane Jinx, perché l'età è più o meno quella, perché V da adulta combatte contro i crimini efferati di un Singed già impazzito, di un Singed già corrotto dalle proprie sostanze chimiche, per così dire. Ca- Quindi
questo potrebbe essere un plot. Il fatto è che Singed, nei suoi esperimentucoli, questa era la vera intuizione, ha fatto diventare Mundo Fucsia. Il primo Po- trailer. potrebbe essere che vi ricordo che anche Singed è diventato molto più folle a causa di questi incidenti chimici, Chimici. che sia successa la stessa cosa a Jinx. Probabilmente Sì. questa è la linea temporale in cui Singed rovina la vita a V. Perché V ha due grandi nemici, Urgot e Singed. Esatto. Urgot perché Urgot è un pezzo di merda, cioè allora, la storia di Urgot è meravigliosa, lui era un boia che veniva da Noxus, è stato esiliato a Zone e lì appunto per via dell'incidente chimico è dovuto diventare un cyborg per salvarsi la vita. È un nemico anche lui stesso, è un nemico di Singed. Singed non ha amici perché ha rovinato la vita a molta gente. L'uomo col bastone che compare nel trailer, col sigaro, allora, il sigaro è volutamente, secondo me, una sviata, perché c'è un personaggio meme di LOL che si chiama Graves, che all'inizio del gioco era sempre rappresentato con un sigaro in bocca, ma poi l'hanno tolto perché pensavano desse brutti ispirazioni ai bambini che giocavano a LOL, quindi fumo, vizio e tabacco, e quindi adesso c'è il meme di Graves che non può avere il suo sigaro. Ok? Quindi io penso che questo sia una citazione al meme. Perché Ok. il bastone da passeggio, unita a una mano che sembra un po' cyborg. Ferma! Che? Ferma! Torna Cosa? sulla mano! Cosa? Chi? Aspetta. Ha un teschio sul dorso della mano. Sì? Il simbolo di Jinx è un teschio. Il cappello e la barba sono quelli di Twisted Fate. Sì. Il sigaro è quello di Graves. La mano è Bow. C'è anche la possibilità che sia un nuovo tipo che sia un nuovo personaggio da zero, Però Ci avevo metterebbero... pensato Cioè, perché avevo visto una mano che mi sembrava robotica, ma guardando bene non è robotica, sono anelli, moltissimi anelli. lui, che dopo compare anche in la scena in cui volevi tu, secondo me, che volevi Sì, vedere tu, che è quello lì lui, ragazzi, è Jace della Resistenza. è molto probabile. Adesso ve lo cerco. Se voi guardate l'artwork Eccolo di qua. Jace, ha esattamente la stessa barba. Questo qui è Jace della Resistenza. La Resistenza è... Sai che potrebbe... Oh, fermi a tutti. La Resistenza è una linea di skin che comprende Sì. anche il Laoi Sì? e anche Singed. Sì. Singed della Resistenza ha i capelli e ce li ha neri. Ha palesemente il viso sfregiato dal lato. La ragazza La dietro ragazza... non si è mai vista, però... Dicevo, partendo dal fatto che gli occhi di questa ragazza è uguale all'occhio che ha Singed, potrebbe o essere Senna, la moglie di Lucian, una Senna con una nuova skin. Però a fianco a questa tipa c'è un'altra persona che ha dei tatuaggi sul braccio. Dici che questa potrebbe essere il Laoi? Allora, della resistenza. Cazzo, ha un braccio robotico e non si vede una sega. Il fatto che ci sia della resistenza potrebbe essere che Piltover stia facendo qualcosa contro Zone. Non è, cioè, Camilla è famosa per i suoi blitz contro Zaun. Allora, il suddetto cristallino è Hextech. Sì. La mano è molto rovinata. Beh, penso Ed è ci un siano... tipo con un cappuccio e un bastone. Penso che Questo ci siano... potrebbe essere Victor. Ci sono tante cose... Cioè, ci sono cose incise sulla mano, però, sembrano tatuaggi o Questo cose. potrebbe essere Victor. Le movenze, gli occhiali, il fatto che ha un bastone e il fatto che sia così rattrappito potrebbe essere un Victor pre-casino. Il fatto è che gli esce dalla mano. Stavo guardando proprio quello, guarda. No, magari ce l'aveva in mano, perché ce l'ha chiusa e dopo la apre e... No, non è vero un cazzo. Sì. Guarda. No, Gli esce dalla mano. Ma come cazzo, scusa? Sono ufficialmente confusa. Un cristallo Hextech. Questo non è Victor. Victor non può generare cristalli Hextech. No. L'unico che mi ricorda qualcosa, Rune e Rise. Allora, Rise non ha un bastone. Però ha gli occhi blu ed con le rune. è fatto. Anche perché Rise tende a nascondere il suo potere.
Lui proprio, se guardi il trailer Power, si vede che Rise ha causato la guerra runica e adesso sta cercando di risolvere. No, no, certo, ti dico, è l'unico che mi ricorda qualcosa con gli occhiali. No, dicevo che Rise No, ti dico, l'ho sparata così alta in una perché delle è l'unico una- che mi ricorda qualcosa con gli occhi di questo colore e tutto quanto. Però. più che altro Rise in una delle sue quest si occupa di recuperare dei cristallini unici e ce n'è uno blu, ce n'è uno fucsia, ce n'è... E poi abbiamo questo personaggino da questi tatuaggi sulle braccia. che è fonte di troppe discussioni. Questa era la prima teoria fantasiosa che si era inventato, cioè che aveva pensato Sam, per il semplice fatto che abbiamo guardato tutte le skin e tutti i personaggi che hanno tatuaggi sulle braccia e che non siano donnoni come i Laoi, quindi che possono resemble questo tipo di corporatura. E abbiamo pensato ad E ci è Akali, venuta in mente Akali e Samira. Akali True Damage, Akali in realtà anche skin base ha tatuaggi molto diversi, ma quello che a me Sì. come si dice, ha triggerato è il fatto che questo personaggio viene presentato, se è un personaggio che non abbiamo già visto, perché potrebbe benissimo essere... La fisicità direi femminile. Potrebbe essere benissimo il tizio sull'overboard, te lo dico, perché è incappucciato anche lui. Però quello che mi ha triggerato a livello parlando di Akali è per il fatto che se non abbiamo già visto questo personaggio all'interno di questi trailer, si presenta per la prima volta di spalle mostrando i tatuaggi e Akali, la skin base, mostra fieramente i tatuaggi sulla schiena e sulle braccia. Però potrebbe essere una citazione, però sono veramente molto diversi, quindi è molto tirata come cosa. Un'altra cosa che ci siamo dimenticati di far vedere è che compare quello che sembra Ezreal. Noi sappiamo che Ezreal è di tempi attuali, in teoria, e ha viaggiato per tutta Runeterra, quindi è giustificata la sua presenza in qualsiasi continente venga visto, perché lui è andato ovunque. Si vede prima quando si capisce che si parla di Singed, questa persona bionda che potrebbe sembrare Ezreal, e poi in fondo al mare, vicino a qualcosa di color Chemtank e vicino a qualcosa di color Hextech. E vicino imprigionato vicino a quello che sembra un Urgot umano. Esatto. Un Urgot predisastro. E inoltre vorrei far notare esatto. serpenti marini, cose brutte, strane, e il fatto che siamo probabilmente sott'acqua. Probabilmente. Esatto. E il Laoi è serva del Kraken. Tra l'altro, vabbè, lo stanno imprigionato, lo stanno, penso, interrogando. Ma Ezreal è famoso perché si infila nei guai molto facilmente. Gli viene salvato il culo da Kai'Sa, quindi rubando la lacrima della dea, che è uno degli item di LoL. Ah, ecco. Un'altra cosa che voleva il Void, esatto, Void, ragazzi. I proiettili sparati da Kai'Sa, la magia che proviene dal Void è violetta. Alla fine del trailer nuovo si vede qualcuno di corrotto, di qualcuno che perde la sua natura, magari che perde la sua umanità, wink wink, corrotto dal Void, che ha questo colore. Probabile. Magari Kentan Turbo non viene da Ionia, ma viene dal Void. Questo tipo di approccio di consumo, di ospitare, di prendere possesso è più da Void. La magia di Ionia non ha questo potere malvagio di consumare. La magia di Ionia è la vita, non è che cerchi la vita. Questo è una sostanza chimica di natura particolare o si tratta di Void. E se è Void è un casino, perché vuol dire che è arrivato persino a Zone. Potrebbe essere l'inizio per una bellissima trama proprio generale, quindi sarebbe bellissimo a livello, proprio parlando proprio per il brand League of Legends, perché alla fine si ricollega a tutto, molte cose che avvengono in... partiamo dalla base, il Void a livello di... è il nuovo nemico supremo di Runeterra, vero? Cioè, nella linea principale di temporale anche più moderna, il Void sta dilagando. C'è un problema interno che sono le grandi nebbie, che è il tema del 2021, le nebbie delle isole ombra. Però c'è anche il Void nel cazzetto, ragazzi. Esatto.
Però Oltre al fatto perché il Void cerca la vita. Il posto in cui è scoppiato è vicino a Shurima. Vicino a Shurima ci sono i ci cristalli son Brackern, i esatto, cristalli della specie di Skarner, che sono un agglomerato di energia vitale enorme. esatto. E Potrebbe tutto si essere che il Void riconduce cerchi a l'Hextech. A livello di lore, cioè l'unica persona che sia uscita sana di mente dal Void è Kai'Sa. esatto, Il fatto che Singed sia impazzito, che Mundo sia peggiorato e che Jinx sia diventata una folle esa potrebbe essere legato al Void. sì, come ha Magari ha avuto un detto contatto molto inferiore, Jinx, mh, una contaminazione inferiore. Perché, ad esempio, il Void cerca schiavi dotati, cerca schiavi capaci. ah, Malzahar, il profeta del Void, era un mago potente, un mago che lui era capace di aprire i portali per il Void. Lui evocava le creature del Void nel mondo di Runeterra, lui ha aperto le porte al Void perché potesse arrivare. Questo ha costretto il Monte Targon a mandare persino Aurelion Sol a combattere le creature del Void. Khaziz, il Barone stesso è una creatura del Void, Rek'Sai. Le creature del Void sono arrivate grazie a Malzahar. mh-mh, Kassadin è entrato nel Void ed è impazzito. esatto, Solo Kai'Sa ne è uscita sana di mente. esatto. Però E che però è in comunque ha simbiosi una comunque cicatrice. con Esatto. cioè nel senso non è Kai'Sa è una completamente tuta che non rimasta se può stessa, togliersi. assolutamente. Okay, va bene signori, è stato molto, molto bello fare È stato molto bello, questo molto video, cioè particolare, molto questa stream di interessante. lore e cose varie. Non, ehm, non escluderei che ce ne saranno delle altre, appunto, proprio su Runeterra, ma in realtà anche aggiornamenti di Arcane. Scrivete le vostre teorie su Arcane nei commenti.